Io adesso mi trovo ad Aidone, venite con me. Aidone è un centro ubicato nel sud-est della provincia di Enna, situato sui Monti Erei. Il suo territorio è posto oltre i 600 metri di altitudine, con punte che superano gli 800 metri. È attraversato dal fiume Gornalunga, un affluente del Simeto, e per un tratto confina con la provincia di Catania, con cui condivide il lago di Ogliastro. Curioso è il suo toponimo, attestato per la prima volta in un documento del 1090 come Aidonum. Attorno a questo toponimo esistono delle ipotesi su una possibile derivazione greca o araba. Esiste difatti nella lingua greca il termine Aedon, divenuto poi nel greco moderno Aidonion, ossia usignolo, mentre per quanto riguarda la vicinanza con la lingua araba si pensa che il toponimo derivi da Ain Dun, ossia sorgente superiore, giustificato dall'ampia presenza di sorgive in tutto il territorio. Il paese di Aidone è strettamente associato alla storia di Morgantina, città di origine sicula che, per la sua importante posizione strategica, entrò nelle mire greche, in particolare dei greci originari di Calcide, nel VI secolo a.C. La città accrebbe il suo prestigio durante il periodo greco, divenendo uno dei più importanti centri commerciali dell'entroterra. Posta sotto l'influenza di Siracusa, raggiunse il suo culmine nel III secolo a.C., periodo in cui risalgono le più importanti costruzioni riportate alla luce. La storia di Morgantina è veramente interessante, in quanto caratterizzata da ricchi rinvenimenti archeologici che si possono ammirare presso l'area archeologica e presso il museo archeologico, con la famosa Venere, restituita dal Getty Museum nel 2011, assieme a molte acroliti di Demetra e Core. Ma torniamo alla storia di Aidone. È opinione assai diffusa che all'arrivo dei Normanni la zona degli Erei, compresa tra Caltagirone ed Enna, fosse disabitata e che per via dell'importante posizione strategica dell'area, il conte Ruggero decise di insediarvi una guarnigione di persone provenienti dall'Italia settentrionale, i cosiddetti Lombardi. Ed è per questo motivo che nacquero i centri di Aidone, Piazza Armerina e Rossomanno, attorno al 1090. Il risultato di questa colonizzazione lo si può notare tutt'oggi dalla caratteristica parlata gallo-italica degli abitanti del paese. Se tu non sei amare o prossimo, come tu puoi amare tu stesso? Aidone passò successivamente ad Adelasia, nipote del conte Ruggero, che la governò fino alla sua morte nel 1160. Durante il suo regno, Adelasia si impegnò nella costruzione di diversi mulini sul fiume Gornalunga e alla fondazione nel 1132 di una chiesa dedicata a Santa Maria, ad oggi conosciuta come la chiesa di Santa Maria la Cava. Dell'impianto medievale ad oggi si conserva solo l'abside e la torre conosciuta come Torre Adelasia. Quest'ultima, oggi il campanile della chiesa, era in origine una delle torri a difesa delle mura che costeggiavano le pendici occidentali del borgo normanno. Come la torre, anche la chiesa ha subito numerosi restauri e rimaneggiamenti. L'attuale facciata, incompleta, è stata ricostruita dopo il terremoto del 1693. Altra importante testimonianza medievale che si può ammirare in paese sono i resti del castello, probabilmente costruito dai Normanni durante la fondazione di Aidone. Costruito su un'alta rupe rocciosa, in posizione chiaramente strategica, questo castello permetteva di controllare le principali vie di comunicazione della Sicilia centrale e molto probabilmente faceva parte di una rete di fuochi di avvistamento con i castelli di Enna, Agira e Pietratagliata. Del castello ad oggi rimangono un cumulo di rovine, però queste rovine possono comunicarci qualcosa. Difatti, dalla disposizione dei resti si può notare che il castello fu distrutto da un evento catastrofico, verosimilmente il terremoto del 1693, a seguito del quale il castello cadde in rovina. Difatti, notando alcune porzioni di muro, si può notare come esse siano rotate di quasi 90 gradi, come se a seguito del sisma proprio queste porzioni di muro siano ruotate su loro stesse.
Questo terremoto non solo in Aidone, ma in tutte le città coinvolte da questo grave sisma provocò una grave cesura nella storia architettonica. Alcune chiese furono restaurate o ricostruite, pertanto quasi tutti gli edifici di Aidone sono, tranne che in alcune parti, settecenteschi o con notevoli elementi risalenti a quest'epoca. Un esempio è la chiesa madre, intitolata San Lorenzo, forse la chiesa più antica del borgo, risalente all'XI secolo. Dell'originario impianto restano i contrafforti laterali e il portale. Una chiesa invece veramente curiosa è la chiesa di San Vincenzo Ferreri, costruita a partire dal 1419 dal beato San Vincenzo da Pistoia. Salta subito all'occhio, guardando questa chiesa, il motivo a punta di diamante, diffusosi dalla metà del 400 dalla Catalogna fino in Sicilia e nell'Italia meridionale. Per concludere, una bellissima tradizione che si può ammirare ad Aidone è quella dei santoni. Si tratta di alte statue raffiguranti i 12 apostoli, composte da un'intelaiatura in legno e teste e mani di cartapesta e gesso. Queste statue sfilano attorno al paese di Aidone in occasione della Domenica delle Palme e della Domenica di Pasqua. In occasione di quest'ultima, i santoni corrono lungo la piazza comunicando la risurrezione di Gesù Cristo. Questi in particolare sono i santoni appartenenti alla confraternita dell'Annunziata, che rappresentano Sant'Andrea e San Mattia. Ed un enorme grazie va al comune di Aidone, all'Innovation Hub BTIA e a tutte quelle persone che si sono rese disponibili per la realizzazione di questo video. Grazie, ciao!